Eccomi qua ragazzi, mega a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Deconk94 e sì Cocane c'è una luce veramente pazzesca che sembra come se fossi ritornato da chissà che cosa. Allora ragazzi, da quanto tempo che non pubblico un video sul mio canale, nel senso sto pubblicando i video brevi di pezzi di video che ho pubblicato sul nostro canale, però da un po' di tempo che non pubblico proprio un video proprio lungo, penso 10 minuti così, poi dipenderà da come esce fuori cosa eccetera. Poche parole ragazzi, chi mi ha seguito in questi giorni, in queste settimane, non ho pubblicato video perché purtroppo sono rimasto positivo al Covid. Non solo io, ma anche i vari membri della mia famiglia, e quindi sono qui perché voglio narrarvi la mia esperienza di questo isolamento. Ricordatevi ragazzi che se volete altri video di questo genere lasciate un mi piace e un commento qua sotto, che se non siete ancora iscritti iscrivetevi e cliccate sulla campanella così verrete aggiornati sui miei prossimi video. Allora, vi posso dire che non so come ho preso il Covid, non so dirvi con esattezza come l'abbiamo preso, perché si sa quando esci devi andare, non so, al supermercato, vai da altre parti e cose eccetera, può capitare che magari una persona sia uscita senza mascherina, che magari questa persona era influenzata e cose eccetera, cercando sempre di regolarci, di mantenere sempre le distanze e le regole riguardante questo, purtroppo è successo l'inevitabile. Tutto è partito, non sbaglio era il 20 maggio, infatti mio fratello quando è tornato a casa ha incominciato ad avere dei sintomi, come ad esempio cominciava a sentirsi un po' caldato, ad avere mal di testa, dei problemi alla gola, tipo mal di gola, cose eccetera, e quindi tu dici vabbè, resta a casa tranquillamente, era lì, in quei giorni lì era rimasto a letto, si alzava solo per andare in bagno, per mangiare, cose eccetera. Noi anche l'anno scorso avevamo comprato dei tamponi da fare a casa, infatti noi l'abbiamo provato sia noi che tutti gli altri ed è risultato negativo, quindi abbiamo detto forse sarà soltanto una forma così influenzale stagionale, però tu dici a fine maggio, com'è possibile che a fine maggio ci sia una cosa del genere, no? Che cosa succede? Passato venerdì, sabato e domenica, fino a che poi dopo questi 3 giorni arriviamo al giorno 23 maggio. Mio fratello non è migliorato, anzi ha provato la febbre ed era tipo 38,9 o 39 di febbre, e siamo andati a fare il tampone in farmacia e purtroppo noi, io, mio padre e mia madre eravamo negativi e invece mio fratello purtroppo è rimasto positivo. Mamma mia signori, da lì la farmacista così ci ha spiegato cosa dovevamo fare, infatti sarebbero arrivati anche dei documenti via telefono di mio fratello che spiegavano che cosa bisognava fare, cose eccetera. Vedete questa camera? Per 10 giorni è stata solo di mio fratello, perché noi dormivamo nella stessa camera con un letto a castello, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tirato via il mio letto che era lì da sotto e l'ho portato nella camera dei miei, quindi mio fratello è rimasto isolato nella sua camera in questi 10 giorni e invece dopo avrebbe usato anche un bagno apposito solo per lui, così eccetera, e invece io e i miei genitori avremmo dormito nella stessa camera. Quindi tu dici ok, lui sarebbe rimasto lì qua da solo, sarebbe uscito solo per andare in bagno, portare le cose, dovevamo indossare la mascherina, se doveva mangiare, portare delle medicine, cose eccetera. Avevamo anche contattato il nostro medico di famiglia e ci ha dato delle medicine da prendere per potergli abbassare la febbre, per potergli aumentare il sistema immunitario, infatti ci ha detto di bere limoni, di prendere le vitamine, così eccetera. Avevamo cominciato a pensare ok, in questi giorni la storia andava di questo seguito, quindi noi ci stavamo anche alla mentalità che ormai in questi 10 giorni la vita, cioè, sarebbe andata verso questo corso. Cosa è successo? È successo che poi martedì, quindi il giorno dopo, anche noi cominciavamo ad avere dei sintomi strani, cominciavamo a esserci un po' di stanchezza, un po' di raspino nella gola, però abbiamo detto ma tanto stiamo prendendo le cose che ci ha detto il dottore, quindi non dovrebbe esserci problemi. Il problema è che poi dopo il martedì sera io ho cominciato a sentirmi un po' accaldato, a sentire un po' anche la gola che mi dava fastidio, quindi ho detto ok, prima di andare a letto mi prendo una bella tachipirina, poi magari mi sfebbro, possiamo dire così, quindi sarebbe andato tutto tranquillamente. Che poi dopo anche quel giorno lì, quella sera, c'era anche su un forte vento, poi non mi ricordo se poi dopo ha piovuto anche di sera, non lo so, tipo era cambiato un pochettino il tempo. Il giorno dopo la situazione stava peggiorando, cioè nel senso per mio fratello piano piano stava calando la febbre, stavano scendendo un po' tutti sti sintomi, invece noi stava cambiando qualcosa, cominciava a sentire anche noi dei sintomi strani, e quindi per sicurezza quel mercoledì sera
avevamo deciso di spostare il mio letto in sala e io avrei dormito nella camera di mia sorella. Infatti mia sorella, fortunatamente, lei è partita che è andata al mare, quindi lei in questo periodo non è mai venuta a casa, e quindi solo in alcuni casi, però almeno lei è andata al mare, quindi fortunatamente a lei non è successo niente. Sono andato a dormire nella camera di mia sorella, mia madre dormiva nel letto matrimoniale e invece mio padre è andato a dormire nel mio letto lì in sala. Che cosa è successo? È successo che quel mercoledì notte non sono riuscito a dormire. Avevo mal di testa, ero accaldato, avevo proprio veramente la febbre, e se mi muovevo mi faceva male tutto, quindi era proprio una cosa, cioè è stata una notte veramente infernale, se possiamo definirla in questo modo. Il giorno giovedì 26 maggio ho provato la febbre, prima mio fratello, e lui che spavento, ed era 35,9, infatti me lo ricordo bene perché dopo, quando lui l'ho provata io, e io ero 39,5. Mamma mia signore, mi è venuta anche una paura, perché ho detto minchia, 39,5 di febbre, è come se in tutti quegli anni che non ho preso la febbre fossero riunite tutte nello stesso punto, nello stesso giorno, e quindi fosse scoppiata in quel momento lì. Ho provato anche mio padre, anche lui adesso non mi ricordo quante ce ne aveva, però anche lui era proprio sdrenato, proprio non ce la faceva più neanche lui, e quindi allora siamo andati in farmacia, prima io e mio padre, poi dopo mia madre. Allora noi purtroppo siamo rimasti positivi, e da lì dopo si ricorda, chi è rimasto aggiornato, ho pubblicato quotidianamente dei post e anche degli shorts in cui spiegavo come mi sentivo, come stava andando la situazione, cose eccetera, che potete trovare nella playlist. Se andate sul mio canale potete trovare nella playlist degli shorts, lì potete vedere quei video che avevo la mascherina, dove spiegavo giorno per giorno come stavo e cose eccetera. E da lì allora è partita la quarantena, quindi mio fratello ne stava uscendo, però era ancora positivo ed era nella sua camera, e invece nella camera di mia sorella c'eravamo io e mio padre, perché abbiamo trasportato il mio letto nella camera di mia sorella. Quindi il mio letto ha fatto dei viaggi strani in questi giorni, è andato nella camera matrimoniale, poi dopo è andato in sala, poi è andato nella camera di mia sorella, e quindi eravamo isolati io e mio padre nella stessa camera. E quindi c'era mia madre che, visto che lei era ancora negativa, ci aiutava, ci dava da mangiare, cose eccetera. Era uscita anche in certi casi a prendere da mangiare, a prendere delle cose essenziali così. E quindi abbiamo detto ok, abbiamo cominciato a prendere le stesse medicine che prendeva mio fratello per cercare di abbassare la febbre. Infatti dopo anch'io la febbre si sentiva che si stava abbassando, però era sempre ancora 38,5, 38,7, però non era più il 39 oltre. Da quel momento in poi possiamo dire che da quel giovedì sera ho cominciato a dormire bene, mi sentivo, possiamo dire, sempre stanco, però la febbre si stava abbassando, fino a che poi dopo ci è arrivata un'altra triste notizia. Mia madre si sentiva anche lei parecchio male, possiamo dire così. Abbiamo provato a fare il tampone e si vedeva che era leggermente positiva, quindi anche lei è andata in farmacia, e dalla farmacia si è saputo che anche lei era positiva al Covid. Noi 4 eravamo tutti positivi al Covid, e quindi eravamo tutti chiusi in casa. Fortunatamente ci sono stati dei parenti, che ringrazio tantissimo, che ci hanno aiutato, che ci hanno portato sempre delle medicine da mangiare in questi 10 giorni, perché noi non potevamo più tecnicamente uscire di casa. Come ho vissuto questi giorni? In questi giorni, cioè, sembravano che fossero uno uguale all'altro, perché tu ti svegliavi, facevi colazione sempre nella stessa camera, che non ti dovevi muovere, cioè sembrava che le giornate non passassero mai, cioè sembravano tutto uguali. L'unica cosa che mi ha aiutato tantissimo è che per fortuna ho portato le mie cose nella mia stanza, in quella stanza, come ad esempio il portatile, cose eccetera, che lì potevo vedere i video su YouTube. Ho incominciato tipo a vedere delle serie vecchie, delle serie nuove, ho cominciato a vedere degli youtuber che mi sono sempre piaciuti, come ad esempio Ciccio Gamer, Favij, di altri anche di nuovi, così eccetera. Ho visto anche varie serie anche di Markiplier che mi hanno veramente divertito. E poi dopo verso sera io e mio fratello avevamo pensato di vedere tipo dei film, delle serie anime e cose eccetera, che noi ci sincronizzavamo tramite il cellulare, tipo dicevamo prima puntata 3, 2, 1, cliccavamo play e poi dopo guardavamo l'episodio e così eccetera. Infatti possiamo dire che grazie a quello che le nostre giornate si diversificavano un pochettino riguardante a quello che guardavamo su YouTube, su Twitch,
Twitch, nei vari film che avevamo e cose eccetera. Stessa cosa anche mio padre, che anche lui si è portato l'iPad, tipo leggeva dei libri, cose eccetera, quindi anche lui non è... Diciamo che la noia non c'era, possiamo dire così, almeno avevamo delle cose da fare, guardavamo delle cose, io restavo aggiornato anche su YouTube, ogni giorno pubblicavo degli shorts ed anche mettevo anche dei post, e voglio ringraziare anche tutti quei ragazzi e ragazze che sono rimasti vicini, che mi hanno anche aiutato a combattere questa cosa, e anche voglio ringraziare anche tutti quei ragazzi e ragazze che si sono iscritte in quei giorni, in quel periodo in cui non mi sentivo. In quei giorni ho visto varie serie degli youtuber, ho visto serie di videogame, come ad esempio mi sono visto Asterix e Obelix XXL3, le serie tipo quelle di Asterix e Obelix che mi sono divertito tantissimo a vederle e a rivederle, Prince of Persia, l'ultimo che hanno fatto, quello delle sabbie dimenticate, e poi dopo mi sono visto anche una serie di Total War Warhammer di Nova Lexio, che a quei tempi si chiamava Gli Scazzoni di Roma, possiamo dire così, che quello mi ha divertito veramente tanto, e stavo guardando anche, e poi varie altre serie che mi sono divertito tantissimo a guardarle, che mi hanno risollevato il morale. Andando avanti, dai primi di giugno cose eccetera, per mio fratello sono finiti, possiamo dire, i giorni dell'isolamento, però il 2 giugno le farmacie, sappiamo tutti che era festa della Repubblica cose eccetera, le farmacie erano chiuse così, allora ha dovuto fissare l'appuntamento per il giorno successivo, che era il venerdì 3 giugno. Quindi lui è andato ed è risultato finalmente negativo. Eravamo tutti contenti perché possiamo dire che almeno lui è finalmente guarito dal Covid, solo che però doveva rimanere rinchiuso in camera perché anche lì noi eravamo tutti positivi, invece lui era l'unico negativo. L'isolamento doveva concludersi il sabato, perché era da giovedì, se voi contate 10 giorni doveva tipo finire il sabato, domenica. Però no, sabato era il 10° giorno, quindi finiva domenica. Invece per mia madre l'isolamento finiva il lunedì. Allora che cosa abbiamo fatto? Domenica, tutti insieme, abbiamo fatto il tampone a casa, mio fratello non serviva perché tanto lui era già negativo, e la notizia che è arrivata, fatta vedere anche negli ultimi video degli shorts, siamo risultati negativi. Meno male, da quel giorno lì possiamo dire che è cambiato un po' tutto, perché finalmente potevamo tipo mangiare tutti insieme a tavola, abbiamo visto anche un film, abbiamo fatto anche varie cose eccetera, quindi finalmente siamo usciti fuori da questa cosa, da questo isolamento veramente proprio, che è stato stressante, proprio una cosa che non vorrei più ripetere. Quindi il giorno dopo siamo andati tutti e tre, io, mio padre e mia madre, a fare il tampone in farmacia. Io e mio padre siamo risultati negativi, mia madre era ancora leggermente positiva, però la farmacista ha detto magari, perché visto che stai uscendo ancora da questa cosa, vieni mercoledì, così almeno vediamo un po' se sei guarito oppure no. Infatti noi siamo tornati a casa, abbiamo fatto ancora il tampone, quello da casa cose eccetera, ed è risultato ancora negativa, quindi non so come mai è fatta questa cosa qua cose eccetera, quindi non saprei come mai c'era ancora quella punta di positività, quindi giravamo sempre con le mascherine dentro casa per sicurezza così eccetera, fino a che poi dopo mercoledì è andata anche lei in farmacia e è risultata negativa, quindi fortunatamente, quindi mercoledì finalmente siamo usciti fuori da questo isolamento. Mamma mia ragazzi, io non so se dire se questa è stata un'avventura, perché non lo è stata. Più che un'avventura è stata... Sapete, tipo come quando Ulisse doveva ritornare a Itaca, cose eccetera. Ecco, è stata un'odissea è una cosa, proprio un viaggio veramente estenuante che credevo che non finisse mai. È stata proprio una cosa che non augurerei a nessuno, proprio a nessuno, neanche al mio peggior nemico, perché io non sono mai stato così male. Io mi ricordo che l'ultima volta che ho avuto la febbre è stata tipo 2 o 3 anni fa, così eccetera, però non mi ricordavo di averla presa così potente, perché ragazzi ero stato veramente male, e la mia paura più grande è che noi ci sentivamo ancora stanchi, avevamo ancora un po' di mal di gola e anche un po' di catarro e cose eccetera, credevamo che quando andavamo a fare il tampone eravamo ancora tutti positivi, invece meno male, sì, tranne il caso un po' di mia madre che aveva solo quella punta di positività, però vabbè, dopo mercoledì è risultata negativa, quindi bastava che andava anche il giorno dopo. Siamo tornati anche a casa, abbiamo rifatto ancora il tampone ed è risultata ancora negativa, quindi boh, non so come mai questa cosa qua, però
Dopo sono arrivati messaggi, quelli della TS, che dicevano è arrivato il documento di guarigione, quindi potevamo uscire, fare tutte le nostre cose. Siamo ritornati, come possiamo dire, alla vita di prima. Allora, com'è stata questa esperienza? È stata devastante, è stata una cosa, come ho già detto prima, che non l'augurerei a nessuno. Io spero di non riviverla più. In quel preciso momento, in quella casa, nelle nostre camere, c'era un qualcosa nell'aria, c'è proprio un, come si può dire, proprio l'isolamento, cioè rimanere, cioè pensa che mio fratello è rimasto da solo per 10 giorni, cioè ci ha visto magari quando ci portavamo da mangiare, lo salutavamo col telefono che usavamo Signal per comunicare, così eccetera, e poi c'era anche nostra sorella che ci chiamava dal mare, quindi anche lì ci ha riunito un po' tutti. È stata una cosa brutta, ragazzi, una cosa veramente veramente brutta. Poi dopo anche il corpo, sentivi che ti facevano male le ossa, ti facevano male i muscoli, e così c'era la testa che ti scoppiava e così eccetera. C'è veramente una cosa, cioè è stata una cosa veramente brutta, è indescrivibile, come dire, cioè faccio veramente fatica a dire, perché quando tu sei malato tu dici ti senti male, ecco, non è che tu puoi descrivere i sintomi che tu hai così, però ragazzi, noi ci siamo sentiti veramente 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 male. Io voglio ringraziare tutti quei ragazzi e le ragazze che si sono, possiamo dire, interessati, che sono stati vicini a me. Io vi ringrazio tanto, perché ormai adesso anche il nostro canale, scusate se non l'ho detto all'inizio, ha superato anche i 750 iscritti. Adesso abbiamo superato anche i 760, adesso vado a vedere quanti siamo così, e io vi voglio ringraziare veramente tanto. Vi ringrazio veramente tanto, spero che voi siate riusciti ad arrivare fino alla fine di questo video, perché magari quelli che sono magari che mi vogliono bene, che mi sostengono così, magari, cioè io vi ringrazio veramente tanto, ragazzi. Questa luce qua però è troppo luminosa, mi sa che forse devo metterne una più calda, perché è proprio veramente, magari l'ho sempre avuta però non me lo ricordo. Riguardante questo canale, continueranno sempre pubblicherò sempre gli shorts, perché quelli mi stanno piacendo veramente tanto, che grazie a quello arrivano anche altre persone che si stanno iscrivendo al mio canale, di questo sono contento. Arriveranno altri video su questo canale, sia i video che avrei dovuto pubblicare in precedenza, però per causa Covid non ho potuto, e arriveranno anche degli altri video nuovi. Io spero che voi possiate sempre sostenere questo canale, che mi aiutate a crescere, sempre a condividere questi video ai vostri amici, e per pubblicarli anche a tutte le persone che voi conoscete, così eccetera, per far conoscere il nostro canale e far crescere veramente questa community, perché possa questo canale diventare veramente qualcosa, perché io mi sto impegnando veramente tanto per far sì che il nostro canale possa nascere qualcosa di veramente bello. E di questo io questa cosa non posso farlo se non ci siete anche voi che mi aiutate a sostenermi e a sostenere questo canale. Quindi signori, questo è un video abbastanza lungo. Possiamo dire che vi ho voluto raccontare la mia esperienza che ho avuto di questo Covid, che è venuto anche sotto questo tetto, e spero che non accada mai più. Io lo spero veramente tanto, che non succeda più una cosa del genere, e speriamo che questo canale possa diventare qualcosa di veramente grande. E lo so che sono un po' ripetitivo, ma io vi ringrazio tantissimo per tutti coloro che mi hanno sostenuto in tutto questo periodo, e spero che mi sosterrete anche in futuro. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video di questo genere, bastate che lasciate un mi piace e un commento qua sotto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, ricordatevi anche di cliccare sulla campanella, così verrete aggiornati sui prossimi video. E noi ragazzi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Bella ragazzi, grazie mille, grazie mille, grazie veramente tanto. Bella ragazzi.